Ciao a tutti da Vittorio, me l'avete chiesto in tanti, parliamo del futuro della Lazio senza Milinkovic-Savic. Ma prima, se sei un tifoso della Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale. Quindi clicca quel bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Torniamo a parlare di Milinkovic-Savic e in particolare del futuro della Lazio senza Milinkovic-Savic. Perché? Perché Claudio Lotito quest'anno è entrato un po' nel ragionamento di cedere Milinkovic-Savic, mentre lo scorso anno ha promesso a Simone Inzaghi di non vendere Milinkovic-Savic a nessuna offerta, quest'anno invece l'idea è cambiata, ovvio deve arrivare l'offerta giusta, parliamo qualcosa immagino intorno ai 100 milioni di euro, ma Lotito e Tare sono entrati nell'idea di vendere Milinkovic-Savic, anche perché Milinkovic-Savic come ha giocato quest'anno, ovvero i primi 6 mesi malino, non vale la pena tenerlo, ma è meglio andare a intascare i soldi. Il problema qual è? È che la Lazio si aspettava un'asta per Milinkovic-Savic, asta che però non si è scatenata ancora perché Pogba non si è ancora mosso e quindi il domino di centrocampisti talentuosi non si è ancora scatenato. Per adesso c'è l'interesse del Paris Saint-Germain, c'è l'interesse della Juve che però a mio avviso non vuole spendere quelle cifre di Claudio Lotito e dall'altra parte Claudio Lotito ha sempre dichiarato che lui vuole cash, non vuole giocatori in cambio, per cui staremo a vedere come andrà a finire. Però si parla di una cifra intorno agli 80-100 milioni di euro, una cifra secondo me buona. È vero, vedendo alcuni scambi di mercato la gente dice beh cavolo, Milinkovic-Savic allora vale 150 milioni di euro. È tutto è vero, ma la realtà è che il prezzo lo fa chi vende il giocatore, non il mercato, per cui Lotito decide sostanzialmente il prezzo di Milinkovic-Savic. C'è un problema nella trattativa di Milinkovic-Savic, ovvero che se tu vendi Milinkovic-Savic a 100 milioni, poi devi prendere il tuo sostituto. Ecco, si parla che la Lazio sia interessata al centrocampista talentuoso del Trabzonspor, Yusuf Yazici, una cosa del genere si dovrebbe pronunciare, centrocampista giovane, alto fisicamente, dotato di grandissimo talento, però c'è una cosa, la sua valutazione è 20 milioni di euro, anche se il suo agente ha dichiarato da poco che secondo lui con 15 milioni si porta a casa. Bene, non siamo un genio della matematica, credo né io né voi, però se incassi 100 milioni per Milinkovic-Savic e ne paghi 20 per questo giocatore, beh cavolo, 100 ne incassi, 20 ne usi, te ne rimangono 80. Che facciamo con questi 80 milioni di euro? Ecco, il mio grosso dubbio è che Lotito quegli 80 milioni di euro se li incassi e chiudi il bilancio in ultra attivo, che va bene, per il financial fair play va benissimo, però hai 80 milioni di euro, cavolo, vali a spendere sul mercato perché onestamente la Lazio non è il Liverpool, il Manchester City o la Juventus, la Lazio ha tante necessità da coprire, tanti bisogni e quindi con quei 80 milioni riesci a fare uno squadrone e invece se li incassi, sì, il bilancio va bene, è positivo, non rischi il financial fair play, non ci vai neanche vicino onestamente, ma la squadra potrebbe risentirne e soprattutto hai a disposizione tanta liquidità, è il momento di spenderla. Abbiamo detto che la Lazio ha bisogno di esterni, dovrebbero arrivare Lazzari e Gioni, manca un vice immobile, non si parla più di Petagna, non si sa chi potrebbe venire, in difesa anche Vavro sembra arrivato, però insomma con quei 80 milioni puoi fare veramente, e poi onestamente non dico che devi spenderne 80, sarei contentissimo, immagino tutti i tifosi della Lazio sarebbero strafelici se Lotito andasse a spendere tutti i soldi che entreranno per Milinkovic-Savic. Ho i miei forti dubbi, non è successo per Keita, non è successo per Felipe Anderson, non è mai successo alla Lazio, per cui non ci credo, però di quei 100, cavolo, almeno 60 spendiamoli, per cui se vai al Trabzonspor e paghi 20 questo giocatore, ce n'hai altri 80, ecco. Ceballos ha dichiarato ancora una volta che lui vuole giocare e nel Real Madrid è difficile, cavolo, vallo a prendere, parliamo di un altro talentino clamoroso, a disposizione 80 milioni di euro, credo che 50 per Ceballos li puoi spendere e fai un grandissimo acquisto. Uno, perché prendi un giocatore giovanissimo, 21 anni. 2, perché parliamo di un talento stratosferico. 3, perché è un giocatore che ha già giocato nel Real Madrid, per cui una squadra importante, con la pressione, con l'esperienza, col bisogno di vincere, insomma, arrivi con un giocatore già pronto. Ceballos è un nome, però sicuramente hai tanti soldi da spendere e io mi auguro che Lotito e Tare li vadano a spendere, ma la mia preoccupazione è che non succederà e credo che questa sia la preoccupazione di molti tifosi laziali ed è per questo che
in generale abbiamo paura della vendita di Milinkovic-Savic, perché se la Lazio incassasse 100 o 80 ne spenderebbe solo 20 o al massimo 40 e gli altri 60 invece vanno in bilancio. Che, ripeto, va bene se sei una società come l'Apple, eccetera, ma se sei una squadra di calcio e ti devi rafforzare, beh, quei soldi li devi spendere. Questo è il mio grande pensiero, questa è la mia grande preoccupazione. Io spero che invece si parli solo di questo giocatore del Trabzonspor, semplicemente perché Tare sta lavorando sotto traccia per altri obiettivi. Ripeto, Ceballos sarebbe un grandissimo acquisto, avresti anche i soldi per farlo e comprare altri giocatori. Io mi auguro che vada così, ma devo essere onesto e dico che non ne sono così convinto. Staremo a vedere. E voi che ne dite? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima! Ciao, grazie per aver guardato il video sino in fondo. Se ti è piaciuto, clicca il bottone like. Se clicchi il mio logo ti puoi iscrivere al canale se non sei ancora iscritto. Qui trovi altri video che ti suggerisco di vedere perché ti piaceranno sicuramente. Se ti piace la mia maglietta invece trovi il link in descrizione. Ti lascio anche i miei account social in modo tale che mi potrai seguire su tutti i miei account. Ok? Ciao, alla prossima!